Senti che musica per le nostre orecchie, ragazzi. Ah, che spettacolo. Ma che vi dice sto piatto? Aramide. Buono, semplice e con due spicci. Ma prima che assaggio, vi siete iscritti? E dai, oggi vi faccio un piatto unico che è la fine del mondo, dove ci sta tutto, il cavolo nero, l'ovetto, quindi la proteina, c'è un po' di formaggetto, di pecorino che ve lo insaporisce e ci sta pure un bel carboidrato. Iniziamo dal cavolo nero, quello toscano, e useremo soltanto le foglie. Guarda come faccio, così tiro, guarda camera 1, ecco qui, così. Poi quando passiamo alla parte proprio quella proprio centrale qua, ecco qui, questa la tengo intera. Acqua salata in piena ebollizione e buttiamo il cavolo nero, lo scottiamo prima, affogatelo, bene bene, però dovete mantenere il colore bello verde, quindi mai il coperchio quando lessate le verdure, bello spicchio d'aglio, mi raccomando, partite sempre da freddo, l'olio deve essere buono, abbondante, La patata rossa a dadini piccoli 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 li facciamo, prima a fiammifero e poi così, e la mettiamo insieme all'aglio. Si deve fare una crosticina. Il cavolo nero è pronto, guardate che bel colore. Levo l'aglio e buttiamo il cavolfiore qua dentro. Un po' di sale e lasciate cuocere, non è una zuppa questa. Allora, prima lo rompo qui dentro una ciotolina, poi con un cucchiaio faccio così, do una mescolata qui dentro, deve sobbollire l'acqua, non deve bollire troppo forte. E un consiglio, metteteci un goccetto d'aceto, soprattutto qua a Roma ci sta l'acqua con tanto calcare, perché se no l'uovo in camicia non vi riesce. Guardate, subito si è avvolto. Quando l'uovo è vecchio si separa il tuorlo dall'albume, si straccia tutto l'albume. Invece questo qua è un ovetto fresco, fresco, fresco. Prendo l'ovetto e lo metto subito nel pan grattato, così. Guardate che spettacolo sto pane. Poi non potete capire il profumo di queste verdure, sono belle morbide, non so asciutte. Guardate, vedete come so, ci sta un po' d'acquetta, ci vuole un po' d'acquetta così. Così ammorbidisce pure il pane, è tutto più buono. L'olio deve essere bollente a 170-180 gradi perché diventa croccante all'esterno, appena appena, al volo, così. Appena il pane è bello colorato, è pronto, ci stiamo. Che spettacolo! Una bella grattata di pecorino, guarda che piatto c'è. E poi, avete visto? Qualcuno ha detto, ma come non ci hai messo il peperoncino dentro a quelle verdure mentre li passavi? Delle composte con l'habanero. Noi ci mettiamo quella là più piccante, questa diciamo composta di habanero. Vedete il pane si è ammorbidito, il giusto, vedete qua sotto. Ma prima che assaggio, vi siete iscritti? E dai, più cresciamo e meglio stiamo. Guardate qua, 1, 2, pazzesco ragazzi, piatto pazzesco, un modo diverso di mangiare le uova e verdure, buono amore. Volevo fare strano, un bel calamaro ripieno ma fatto a modo mio. Beh, vi dico subito gli ingredienti: l'indivia riccia o scalora riccia, come la chiamate voi, poi una bella patata, alici, calamaro freschissimo, 2 tipologie di olive, prezzemolo, pomodori del piennolo, aglio e il pane cafone, quello di Caserta, quello buono. Iniziamo subito dall'indivia, un bel cespo di indivia, guardate che bello dentro, bello chiaro, freschissimo. Che faccio? Tolgo un pezzettino qui, spezzetto così grossolanamente l'indivia, non la cuociamo. Questo sarà l'ingrediente principale della farcia del calamaro. Ci mettiamo 2 olivette nere denocciolate, 2 olivette verdi denocciolate. Allora abbiamo sia una riviera ligure sia una calabrese. Come fai a non mettere la ricetta insieme all'indivia? Quindi facciamo a pezzettini così. Poi sale. Quando ci ho messo tutte queste cose, che faccio? Stropicciatela così, guardate come la stropiccio, bella così. Adesso pulisco la patata. Taglio la patata a fette prima, così. E poi ne ricaviamo dei cubetti, dei cubettoni così regolari. Mettiamo l'aglio aperto così in camicia, un bel po' d'olio abbondante, che l'olio fa bene, e il pesce senza prezzemolo. Si sente solo. Se sta solo l'aglio, butto le patate, così. Un po' di sale, subito, zac zac zac. Quando sentite questo rumore, che le patate vedete che stanno un po' attaccate, guardate che sono belle, mamma mia. Buttate un po' d'acqua, perché se no non si cuoce la patata, no? Favoriamo pure la cottura, perché dobbiamo fare una crema di patate.
Mi servono 3 fette di pane che vanno messe dentro la farcia, un po' d'olio e lo mettiamo dentro al barbecue. Dalla parte dell'olio si diventa bello croccantone, capito? Il pane va bene così, non deve essere troppo croccante perché sennò poi dopo non cede, non si ammorbidisce dentro il calamaro, vedo? Non lo fate troppo croccante. A cubetti, sempre anche questi, piccoli, e andate così. Adesso facciamo il calamaro, quindi mettiamo dentro la verdura e tutte le cose che ci abbiamo messo insieme a questa scarola, il pane, olive, tutto. Prendo uno stecchino di bello robusto, così non ci crea problemi. Chiudo e metto qui. Li ungo un pochettino e andiamo a cuocerli. Controlliamo le patate, guardate, zac, zac, morbidissimi. Levo l'aglio, bello, ha insaporito tutto, tutti i gambi di prezzemolo. Adesso andiamo a frullare. Aggiungo un altro pagnolo d'acqua, deve essere un mare di patata, non un purè o una crema, un mare, ecco qua, ci siamo. Accendo il fuoco, un po' d'olio, l'aglio, così, appena aperto, facciamolo solare, pomodorini a metà, vai così, appena scottati, quando sentite il profumo, sono pronti, pizzico di sale. Ci vogliono 20 minuti per cuocerli bene affinché il calore penetri dentro, perché se avete la fiamma troppo alta, che succede? Si colorano fuori solamente e dentro sono crudi. Guardate qua i tentacolini. Questo lo tagliamo e vediamo come è venuto dentro. Yeah. Guardate, è un burro. Yeah. Oh, dai, guardate che bello, guardate che colori. Crema di patate, mettiamo così, ok? 2 pomodorini, guardate che colori ragazzi. 2 olivette che fai? Non te le fai scappare? Eccole qua, vai, così e un goccio d'olio. Yeah. Ma che vi dice sto piatto? Vedete, ve le voglio mangiare. Ma devo dire, perché non si vede, quando è bello è pure buono. Con un bel calamaro, guardate che spettacolo si può fare, rifatelo, vi prego. Poi commentate, iscrivetevi così non vi perdete più niente. Un bel piatto di pasta con le verdure, capito? Un piatto unico però che ti dà soddisfazione. Volevo fare tonnarelli con rape e guanciale e pecorino. Buono, semplice e con 2 spicci. Iniziamo subito, ingredienti. Il guanciale deve essere quello buono, il pecorino, l'aglio, il peperoncino e poi le rape. Comprate, 1,50 € al chilo, guardate che meraviglia. E poi 2 tonnarelli di quelli buoni che ci piacciono a noi, all'uovo. Iniziamo subito, che cosa? Con questo, col guanciale. E tagliamo una bella fetta, così, a striscette, a bastoncino, a fiammifero come si dice. Accendo il fuoco, lentamente, senza olio, senza grasso. Userò sia foglie che proprio la rapa. Un pelapatate faccio così, vai. Taglio questa parte qui, poi scegliamo le foglie migliori, quindi guardate, vedete che so bella, verde, questa qui che è un po' più giallina, la togliamo, via. Se vedete che sentite che è un po' grossolana, è un po' grosso il gambo, lo togliete, vedete che è grosso come il gambo, fate così, la sfibrate tutta. Adesso taglio le rape, fate il taglio che volete voi, io lo taglio a dadini, levo il guanciale croccante, lo metto qui dentro una ciotola, lo levo tutto. Col fuoco basso non si è bruciato per niente il grasso. Poi che facciamo? Diamo una sgrassata, no? Ecco così. Così diamo anche un puntino d'acidità. Quando finisce che vi pizzica il naso, che finisce l'alcol, è pronto. Io non lo uso tutto, lo metto qui dentro un'altra ciotola, così. Un po' di carta, così. Uno spicchio d'aglio, un goccio d'olio di quello giusto. Acqua in piena ebollizione salata, rape, a dadini, mentre la pasta all'uovo si sente l'uovo. Ecco qua, così. Appena si ammorbidisce un pochetto la girate, però attenzione non la spezzate perché questa qua non va spezzata. Vado con le foglie delle rape, mettiamo un po' di peperoncino secco, aggiungo un goccio d'acqua, così. Vedete la bottarella, guardate bottarella dietro, un po' di grasso, di guanciale. Vai, levo intanto le rape, tanto vedi sono venute a galla, vedete, le metto qua dentro, così si insaporiscono bene E mo tiriamo fuori la pasta, poca pasta,
e tante verdure, tanto condimento. Adesso aggiungete solo acqua. Abbiamo finito di cuocere i tonnarelli. Si devono insaporire con queste erbette. Ah, così. Ah. Spengo, pecorino. Senti che suono. No, camera, guarda qua il cremetta, chi è? Ecco qui, così, un bel piatto di pasta, ragazzi, eh. Vai. Qui il guanciale che dà il croccante. E poi un po' di pecorino, chi è? Beccati questa, mamma mia. Una bontà. E poi veramente, ragazzi, due spicci veramente. A casa Mariano pure le rape diventano buone. Mi raccomando, la prossima volta che vedete, pigliatele subito un bel mazzo, eh.